Ciao ragazzi, bentornati su Build. Oggi andiamo avanti ancora con Ferrovia Miniatura e vi faccio vedere come stiamo andando avanti col proseguimento del plastico. Vi ricordate nello scorso video eravamo arrivati, se non l'avete ancora visto guardate il link sotto in descrizione, eravamo arrivati al punto del tronco della stazione. Oggi proseguiamo ancora un po', ma prima di farlo vi faccio vedere un po' di cose che devo portare avanti anche per quanto riguarda la parte della struttura di legno e lo vediamo tra pochissimo. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina e se questo video vi sarà piaciuto lasciatemi un like. Vi ricordo inoltre ragazzi che ho messo un link sotto di Amazon. Se voi siete dei clienti assidui di Amazon, comprate spesso, se volete farmi una cortesia cliccate su questo link qua sotto. Per qualsiasi cosa voi andrete a comprare su Amazon, usate questo link, farete praticamente una cortesia a questo canale perché una piccola ricompensa torna indietro a noi per poterla reinvestire su questi argomenti e portarvi più cose, più strutture. A voi non costa assolutamente nulla, altrimenti grazie lo stesso. Ma ora partiamo, let's go! Nello scorso video abbiamo visto questa parte che abbiamo collegato, io nel frattempo ho messo anche le scarpette e ora vi spiego il perché. E poi qua c'è lo scambio tallonabile che funziona, ok? L'ho già incollato. Qualcuno mi ha chiesto nei commenti perché non ho fatto il foro per mettere il motore sotto, proprio perché l'ho spiegato anche nel video precedente. Questo è uno scambio tallonabile visto la praticamente direzione della manovra di marcia, quindi andando verso sinistra questo non verrà mai utilizzato, al contrario, mentre questo invece sì, tra poco faremo il foro per passare sotto. Ma prima di farlo ragazzi, la parte di qua di quest'altro modulo è solamente un'asse appoggiata e quindi dobbiamo cominciare a fare la struttura di questo modulo e poi prosegue anche di qua nel vuoto, ancora non abbiamo messo niente e lo faremo adesso per cominciare a vedere come proseguirà l'andamento di questo plastico. Infatti noi adesso ci troviamo esattamente proprio in questo punto specifico del lavoro, ok? Qui dovremo fare questa zona, questa e poi questa, ok? Quindi oggi monteremo questi due pezzi anche e proseguiremo con l'avanzamento del tronco. Ora, senza perdermi in chiacchiere, farò quello che sono gli avanzamenti dei lavori, capirete da soli quello che sto facendo. Metterò altri moduli che mancano e andiamo avanti. Mettiamo le due viti di collegamento. Ecco qua ragazzi, abbiamo messo il modulo A, il modulo B e quello c'era già il modulo C e quindi da questo punto diciamo comincia il nostro ferro di cavallo, chiamiamolo così, che è questo, ok? Quindi abbiamo montato A, B e questo è quello che c'era già prima, quindi questa è la zona dove potremo fare finalmente i nostri anelli di ritorno, che sono due di un livello diverso dall'altro, e poi abbiamo un punto fermo, diciamo un tronco finale che sarebbe un punto appunto da quest'altra parte, ma ce ne occuperemo tra poco. Ora ragazzi siamo arrivati in questo punto, qua abbiamo lo scambio che abbiamo attaccato prima, vi ricordate nello scorso video, e ora dobbiamo mettere questo a differenza di questo non è uno scambio tallonabile, ma è uno scambio che ha un comando vero e proprio, quindi necessita di un motore. In questo caso lo metteremo come abbiamo sempre fatto sotto plancia e per fare questo dobbiamo appunto fare qua, scavare con, adesso in qualche modo scaveremo, vi faccio vedere come, per potersi poi mettere i nostri motori sotto plancia, che possono essere messi anche in un secondo momento, non necessariamente adesso, perché tanto comunque questo è un plastico che deve essere consegnato a una persona che me l'ha chiesto di fare e quindi potrei fare questi lavori di cablaggio anche poco prima della consegna, perché poi ci sarà da fare appunto e quindi colgo l'occasione di rispondere a qualcuno di voi che mi ha chiesto se questo plastico è analogico o digitale. Ecco, questo plastico è appunto polifunzionale, quindi funzionerà sia in analogico che in digitale, poi vedremo anche questa cosa qua. Comunque in questo caso, che sia analogico o digitale, noi dobbiamo comunque mettere il motore qua sotto, perché questo cambio, questo deviatoio ha una funzione importante che è l'entrata in stazione, quindi è fondamentale
ma di questo appunto poi parleremo più avanti, magari in video specifici dove parleremo appunto della relazione tra gli scambi e i semafori per diciamo gli accessi in stazione e via discorrendo. Lo scambio in questo punto c'è già la tratta segnata, vedete qui, e qui dobbiamo fare un lavoro di taglio più o meno così grande, lo facciamo abbondante, quindi in questo punto qui dobbiamo anche togliere l'eolite che non serve più. L'eolite la togliamo semplicemente col taglierino. L'abbiamo sollevata, la mettiamo da parte, ci servirà dopo per coprire. E ora passiamo al punto di fare il foro. Con l'avvitatore posso fare tranquillamente il foro. Vi ricordo che tutte le attrezzature che uso nei miei video trovate il link in descrizione. Questo avvitatore della Bosch è molto utile. In descrizione vi ho messo un altro che è molto simile a questo e costa leggermente meno, quindi molto allettante, approfittate dell'occasione. Questo avvitatore è talmente potente che oltre a fare da avvitatore fa anche da mini trapano, punta da legno, e andiamo a fare il punto qui. Il foro è stato fatto, ora accertiamoci che il motore possa passare liberamente qua sotto. Ok raga, abbiamo ovviamente un po' rovinato l'elite, ma non è un problema, sapete benissimo che questa viene coperta. Metteremo un po' di Vinavil e il gioco è fatto. Questo andrà qua, le misure sono a posto, lo spazio per il motorino c'è e quindi ci siamo. Raga, per il momento mi fermo qui, nel prossimo video andiamo avanti ancora a mettere giù i binari, avete visto già quello che ho fatto e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio e al prossimo video, ciao raga!